Perché le biciclette elettriche pieghevoli stanno prendendo sempre più piede? E il mercato oggi ne offre una vasta gamma, ma quale scegliere? Queste che vedete sono due prodotti della Engui. Engui è un brand leader in questo settore. In comune queste due e-bike hanno il fatto di essere pieghevoli, ma come potete ben vedere sono completamente diverse l'una dall'altra. Ma perché le e-bike pieghevoli stanno avendo tanto successo? La risposta è semplice, perché chi veramente utilizza l'e-bike tutti i giorni o comunque vuole con facilità portarsela in vacanza oppure al lavoro o in città, ecco che queste sono soluzioni ottime, perché un'e-bike tradizionale per caricarla in auto bisogna perlomeno togliere la ruota davanti e reclinare i sedili, mentre con queste e-bike basta piegarle e si infilano nell'auto. Ovvio che ci sono differenze anche tra queste due e-bike. E allora andiamo a capire quale modello può fare al caso nostro. Questa è la Engui NGX e questa è la Engui P20. Entrambe in comune hanno il fatto di essere pieghevoli e poco di più. Come potete vedere anche dalle dimensioni, questa è molto più grande e questa di sicuro è molto più trasportabile. Anche per quanto riguarda i pesi, infatti questa siamo circa sui 30 kg e qui arriviamo più o meno ai 18 kg, quindi sono due e-bike completamente diverse. Con queste e-bike possiamo andare veramente dappertutto, grazie anche alle gomme che potete vedere qui, gomme FAT. Questa invece è scattante e soprattutto questo è un concentrato di tecnologia. La NGX è sicuramente robusta, adatta anche per chi con l'e-bike deve lavorarci. Ha alcune caratteristiche che la rendono veramente particolare, a partire dalle gomme grosse, FAT, ammortizzatori anteriori e una chicca veramente per questo modello, l'ammortizzatore anche posteriore, quindi un comfort di marcia molto elevato. Ecco che però questi elementi, gli ammortizzatori, pesano, al contrario della P20 che invece non ha ammortizzatori né all'anteriore né al posteriore, e questo premia in leggerezza, quindi un e-bike che diventa molto più facile caricare in auto o trasportare anche in treno. Tutte e due queste e-bike sono perfettamente in regola con la normativa italiana, quindi motore da 250 watt e 25 km/h, e anche l'autonomia è praticamente identica, sugli 80-90 km. Anche se la batteria della P20 è molto più piccola e slim, in realtà essendo più leggera ecco che il rapporto cambia poco e quindi l'autonomia rimane quella. Tutte e due queste e-bike possono essere sbloccate, basta accedere al menu segreto e potremo togliere il limite dei 25 km/h e anche attivare l'acceleratore. Attenzione però, con questa modifica l'e-bike risulta illegale in Italia, si può quindi circolare solo in aree private. Punto di forza di questa NGX sono le sospensioni, quella anteriore che è anche regolabile e poi l'ammortizzatore posteriore che è una vera rarità in biciclette di questo tipo. Poi abbiamo un buon impianto frenante sia l'anteriore che al posteriore a disco, però la P20 in questo campo è ancora meglio. Infatti i freni di questa e-bike sono addirittura idraulici, sono sempre dischi da 16 cm come quella della NGX, ma qui abbiamo un impianto idraulico. Trovare questo tipo di impianto in una e-bike di questa categoria è veramente una rarità. Qui, come abbiamo detto, non abbiamo le sospensioni, però abbiamo un'altra chicca tecnologica molto importante. Non abbiamo la catena, ma abbiamo una cinghia. La trasmissione a cinghia è una vera rarità. Per dire, nel mondo delle moto l'abbiamo nella Harley Davidson o nelle Buell, e questo ci permette di avere meno manutenzione e soprattutto una silenziosità di marcia incredibile. E non abbiamo nemmeno il cambio meccanico posteriore, gestiamo tutto con le 3 assistenze del motore. Nella NGX invece le assistenze sono 5, però sempre tramite il menu segreto possiamo andare a impostare anche 3, 9 assistenze, possiamo personalizzare la potenza per ogni singola marcia, quindi diciamo possiamo personalizzare molto di più quella che è la nostra pedalata.
Parlando di pedalata, ecco che la P20 ci offre qualcosa di tecnologicamente più avanzato. Infatti la P20 ha il sensore di torsione, che di solito è presente solo in e-bike di livello superiore. Il sensore di torsione ci permette di avere una pedalata molto più fluida. Infatti noi avremo l'erogazione della potenza da parte del motore in base alla forza che noi sprigioniamo nei nostri pedali. Più spingiamo e più il motore ci darà assistenza. Così avremo una pedalata molto ma molto naturale. Al contrario invece della Angry, la NGX, che praticamente abbiamo un po' di quell'effetto motorino, cioè la spinta è un po' on-off rispetto appunto a questa pedalata che è molto ma molto naturale. In fatto di sicurezza la Angry offre il massimo in entrambi i modelli. Abbiamo le luci anteriori, le luci posteriori, abbiamo la luce dello stop quando freniamo in entrambi i modelli, però anche qui la P20 offre qualcosa di più. Abbiamo addirittura le frecce nell'e-bike. Quale scegliere? Ovviamente dipende dal tipo di utilizzo che ne dobbiamo fare. Se non abbiamo problemi di spazio, ecco che questa NGX ci darà delle grosse soddisfazioni. Penso a chi magari va in villeggiatura in camper o col furgone, che una volta arrivato e scaricata l'e-bike veramente può andare ovunque con questo tipo di bike, con queste gomme, con questi ammortizzatori. Mentre questa P20 risulterà essere molto più leggera, molto più smart, da tenere sempre nel bagagliaio anche dell'auto, e una volta saliti in sella ci regala una pedalata veramente unica e piacevole. Il successo di queste e-bike pieghevoli sta proprio nella loro facilità di trasporto. Se pensiamo alle e-bike tradizionali, per caricarle in auto dobbiamo perlomeno togliere la ruota anteriore, reclinare i sedili e poi farle stare dentro l'auto. Ecco, con queste basta piegarle, con questa bisognerà ugualmente reclinare il sedile, con questa la P20 diciamo ci sta anche nel bagagliaio dell'auto senza reclinare i sedili. Però la facilità poi per aprirle è veramente questione di pochi secondi e si è pronti a partire. Per quanto riguarda il prezzo non ci sono delle grandissime differenze, siamo sui circa 1000 euro per la P20, 1200 per la NGX, ma potete risparmiare ancora qualcosa con il mio codice sconto che vi lascio in descrizione. Bene, spero che questa comparazione tra questi modelli top della Angry possa esservi di aiuto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.